Questa è un'Aurora che la stessa azienda ci racconta 2 anni è il tempo necessario per far nascere un'Aurora. In ogni modello c'è un mix, eccetera. Ok, beh, questa è un'edizione particolare, guardiamola subito. Si tratta della Aurora Flex. Una piccola nota sul cofanetto: non è quello classico al quale siamo abituati, è un cofanetto molto più leggero, si apre così ed ecco qui la nostra penna, la nostra stilografica Optima Flex. È un'edizione limitata, numerata certamente proprio perché è limitata a 330 pezzi. 330 pezzi per ciascun colore, ci sono diverse colorazioni, questa è quella blu che trovo molto elegante, molto raffinata. L'elemento caratterizzante che è il pennino flex di nuova generazione. È un'Aurora Optima, né più né meno di altre che vi ho già presentato, quindi stesso materiale, stesse incisioni, stesso peso, stessa misura, ma dicevamo che la parte rilevante sta proprio nell'edizione numerata, eccola qua, riportata sul cappuccio come avviene solitamente per la serie Optima, e poi il pennino. Eccolo qua, un bel pennino flessibile. Sapete che Aurora ne aveva progettato uno negli anni 90, quello che ancora oggi viene definito a rebbi lunghi, che aveva delle doti di maggior flessibilità. Questo invece è un pennino che Aurora stessa dice non si può chiamare calligrafico, però è un pennino dotato di quell'elasticità, di quel modo di flettere leggermente per aiutare la grafia, per accompagnare il movimento della mano, e si sente tutto, effettivamente si sente, si percepisce quando lo andiamo ad utilizzare. Piccola, un po' tozza, ma ben bilanciata, mi casca bene in mano, mi piace questa penna. La flessibilità di questo pennino, o per meglio dire la elasticità, emerge immediatamente perché, come giustamente dice Aurora, non è un pennino flessibile, non aspettatevi chissà che cosa, però si sente poggiando il pennino che c'è un ritorno, una elasticità che aiuta molto la scrittura. Diventa tutto un pochettino più facile, un pochettino più armonioso, più normale, se vogliamo. E come vedete si può giocare anche un pochettino col carattere. La penna scorre benissimo, beh, insomma, guai se non fosse così, visto che il prezzo comunque è quello di una stilografica decisamente importante, molto piacevole la sensazione che rimanda ogni volta che andiamo ad utilizzarla. Il fatto che si lasci condurre lo ritroviamo anche, vedete, nell'impugnatura. Qui c'è questa classica, tipica svasatura del modello, ma la penna si può impugnare anche molto più in alto se vogliamo, e comunque si scrive altrettanto bene e velocemente se siamo chiamati a dover utilizzare questo tipo di scrittura in grande ma anche in piccolo. L'inchiostro, questo di Leonardo, è un inchiostro un pochettino abbondante come flusso, quindi pregiudica un pochettino la possibilità di andare ad utilizzare un carattere più minuto, perché c'è molto inchiostro che viene messo sul foglio. Poi non dimentichiamo che questo è un foglio da fotocopie di carta comune, dove provo le penne proprio per metterle nelle condizioni di lavoro tipiche di quello che può essere l'utilizzo su una scrivania. E poi insomma sappiamo che nel nostro scrittoio con le nostre carte preferite e l'inchiostro preferito funzionerà ancora meglio. Quindi bene.
e poi la tinta di questo inchiostro è veramente molto bella. Nino in oro a 14 carati, ottima scelta Daniel, e grazie per avermi prestato questa penna. Ciao a tutti amici e alla prossima.